bentrovati, come avrete capito dal titolo è di nuovo tempo di haul. Lo so, non è passato tantissimo dal mio ultimo haul primaverile, ma che volete che vi dica, quest'anno butta così, sono incontrollata, inarrestabile e decisamente troppo propensa a concedermi delle coccole per lo più immeritate. Fatto sta che la settimana scorsa, approfittando di una giornata di ferie da lavoro, sono saltata su un treno e mi sono regalato un pomeriggio di shopping a Milano. Tra l'altro, se non l'avete ancora visto, potete guardare il mio vlog della giornata cliccando qui. Come potrete immaginare, sono tornata carica di pacchi e pacchettini e siccome so che i video haul sono tra i vostri preferiti, ho deciso di condividere con voi i miei acquisti milanesi. Praticamente ho fatto tutto questo per voi, non per me, assolutamente no, perché io assolutamente non ho un problema di shopping compulsivo. Ok, lasciamo da parte questo discorso e partiamo. La mia prima tappa è stata H&M. Questo perché ho una teoria secondo la quale nelle grandi città i megastore dei marchi tipo H&M e Zara tengono tutta la collezione, mentre i negozi che frequento di solito per ovvie ragioni ne prendono soltanto una parte. Ora non so se sia una teoria fondata, in ogni caso ogni volta mi capita di trovare dei capi che non avevo mai visto prima ed è esattamente quello che mi è successo a Milano. Partiamo con la mia borsa H&M, eccola qua, ed il primo capo è questo, dei jeans. Avete capito bene, ho detto proprio jeans. Ora dovete sapere che per me è molto difficile trovare dei jeans che vestano bene, perché non avendo una taglia da modella, come potete chiaramente vedere, è difficilissimo trovare dei pantaloni e soprattutto dei jeans che non mi facciano sentire come una salsiccia, che non mi stringano togliendomi il fiato e che non mi facciano sentire come l'omino Michelin. Ho notato questi nel megastore di Piazza del Duomo di H&M e mi hanno colpito i tagli sulle ginocchia, la finitura sfrangiata alla caviglia e poi la linea che si chiama shaping, ovvero modellante. Così ho deciso di dargli una possibilità e me li sono provati nel camerino. Bam, amore a prima vista. Vestono come un guanto, non stringono ed essendo modellanti contengono tutto quello che va contenuto. Me ne sono innamorata talmente tanto che questa settimana ne ho ordinato un altro paio online, sempre parlando di shopping compulsivo. Il fatto è che i jeans per me sono difficilissimi, quindi quando ne trovo un paio che va non posso lasciarmi scappare l'occasione. Li ho indossati praticamente ogni giorno da quando li ho comprati la settimana scorsa, un po' perché ero incredula e un po' perché davvero li adoro. Il secondo capo invece è decisamente diverso ed è questo body, molto semplice sulla parte davanti perché ha queste manichine corte e lo scollo rotondo. La particolarità è invece la schiena che è aperta con questa grande apertura, ancora una volta tonda. Ho pensato che sarebbe stato perfetto con le mie gonne a ruota perché molto spesso i top tendono a salire e fanno un effetto orribile. Questo non dovrebbe succedere con il body, in più è bianco quindi molto facile da abbinare. L'ho pagato 35 euro che non è pochissimo considerato che parliamo di H&M, ma è uno di quei pezzi, come dicevo, basic e facili da abbinare. Uscita da H&M sono andata da Furla, che era una delle mie tappe prestabilite fin dalla partenza. Non so se lo conoscete, immagino di sì. Comunque Furla è specializzato nella produzione di borse, pelletterie e portafogli ed è per me una specie di tradizione comprare i portafogli nel negozio di Furla di Piazza del Duomo di Milano, non perché fa figo ma perché è successo per caso. Anni fa mi trovavo a Milano per lavoro, mi serviva un portafoglio, mi sono innamorata di un modello che si trovava proprio in quel negozio e ogni volta tendo a tornare a comprarlo lì. Questo succede molto di rado ovviamente. L'ultimo portafoglio ve l'ho mostrato anche nel video What's in my bag, l'ho comprato, anzi me l'ha regalato mio marito 6 o 7 anni fa. Era arrivato il momento di cambiarlo, quindi ecco a voi, signore e signore, il mio nuovo portafoglio. Bah, giallo ovviamente, mi sono innamorata del colore, è molto diverso da quello precedente come materiali, perché quello precedente era scamosciato, questo invece è, credo che sia pelle lavorata, credo.
La forma invece è la stessa, trifold, ovvero che si apre in questo modo, ha 2 scomparti per le banconote, un sacco di spazio per tutte le mie tesserine varie e poi ha questa parte laterale per le monete. Il colore è adorabile, è disponibile anche in altri colori molto brillanti, io ho scelto questo. Non credo che ci sia bisogno di spiegarvi perché. Tra l'altro non l'ho ancora detto, ma se qualcuno dei miei acquisti vi stuzzica, cercherò di mettere sul mio blog il link a tutti i prodotti che sono reperibili anche online. Quindi fateci un giro, troverete l'indirizzo nella info box qui sotto. Uscita da Furla, sono andata alla Rinascente. Questo perché? Beh, innanzitutto perché ho una vera passione per la Rinascente di Piazza del Duomo, perché è molto sfarzosa, uno ci si rifà gli occhi anche solo facendo un giro all'interno senza acquistare nulla. Ma nello specifico avevo scoperto che nella Rinascente di Piazza del Duomo a Milano si possono acquistare i prodotti di Laura Mercier, che è uno dei brand di make-up che più adoro e che è difficilissimo da reperire in Italia. La mia idea era quella di acquistare un solo prodotto ed è lì che ho perso la capacità di intendere e di volere, dopodiché è stato un debacle senza fine. Veniamo ai miei acquisti Laura Mercier. Come avrete notato, sto utilizzando già il plurale. E infatti questo era il prodotto che volevo acquistare. Si tratta del burro corpo all'Ambre Vanillé. Forse vi ricorderete che nel mio haul parigino vi avevo mostrato lo scrub. E se non ricordo male l'ho inserito anche in uno dei miei video dei prodotti preferiti del mese. Me ne sono infatti innamorata perché ha una profumazione intensa che dura a lungo e lo scrub era davvero spettacolare. Così ho pensato di abbinare il burro corpo un po' per completare il range. E questo è stato, è venuto a casa con me. Ovviamente la commessa mi ha fatto notare che per completare davvero tutta la gamma avrei dovuto acquistare anche il docciaschiuma. E vuoi non dare retta alla commessa? E infatti ecco il docciaschiuma. Questo è forse l'unico prodotto che non ho ancora utilizzato di quelli che ho comprato la scorsa settimana. In ogni caso la profumazione è la stessa, spettacolare, e non ho saputo resistere. A quel punto ero abbastanza soddisfatta dei miei acquisti. Purtroppo però i miei occhietti sono caduti sulla sezione trucchi e più precisamente sui blush, sui fard. E ho notato questo blush in crema, si chiama Creme Cheek Color, credo, nella colorazione Rosebud. Che volete che vi dica? L'ho acquistato, lo vedete, è qui con me nelle mie mani, l'ho già utilizzato tantissimo, quindi in realtà anche se ho perso la capacità di intendere e di volere in quel momento, ora sono molto contenta di averlo portato a casa perché è spettacolare. L'ho utilizzato tutta la settimana e la particolarità dei blush in crema in generale è quella di durare molto più a lungo, durano praticamente tutto il giorno senza bisogno di ritocchi. Questo lo sto portando anche in questo momento, mi piace moltissimo, è una colorazione secondo me molto adatta sia alla primavera che all'estate e quindi sono comunque contenta di averlo acquistato. Voi direte bene, questo è tutto, e invece no, perché ho portato a casa anche una cipria. Di recente stavo riutilizzando la Stay Matte della Rimmel, che è un prodotto buonissimo, soprattutto considerato il rapporto qualità-prezzo. Su di me però tende a essere leggermente troppo stopposa, quindi cercavo qualcosa di traslucido e di leggero e ho notato questa che si chiama Matte Translucent insomma appunto il mio cervello ormai era in pappa e probabilmente avrei comprato anche dei calzini se li avessero venduti da Laura Mercier italiano, questo sconosciuto. Avete capito il concetto? E infatti non è finita qui, c'è ancora un ultimo acquisto Laura Mercier e si tratta di una matita per labbra. Non ricordo perché l'ho comprata, in ogni caso è venuta a casa con me. L'aspetto positivo è che è un prodotto molto buono, è nella colorazione True Red, ce l'ho anche in questo momento, è morbida ma molto fissante, insomma un buon prodotto. Mentre lasciavo l'angolo di Laura Mercier ho incrociato lo sguardo con l'angolo della Kiehl's e mi sono ricordata che volevo acquistare il detergente alla calendula che ho riscoperto di recente e, piccolo spoiler, sarà anche nei miei preferiti di aprile perché ho ricominciato ad utilizzarlo, ho finito per l'appunto quello che avevo già a casa e quindi l'ho ricomprato.
A quel punto della giornata, erano più o meno le 2:30, 3, mi sono ricordata che non avevo ancora mangiato nulla ed ero abbastanza stravolta, quindi sono salita all'ultimo piano della Rinascente e mi sono concesso un sushi. Tra l'altro mangiare da soli ha il suo fascino, è una cosa un po' terrificante, ma che dà anche un certo senso di indipendenza e di libertà. Ma lasciamo da parte questo discorso. Rinfrancata dal mio sushi, con le gambe un po' riposate, ero pronta ad andarmene e riprendere un treno per tornare a casa, quando mi sono ricordata di aver letto che proprio la Rinascente di Milano da poco ha aperto un angolo, un corner di Urban Outfitters, che è uno di quei brand che fino a pochissimo tempo fa non era assolutamente distribuito in Italia e che amo particolarmente. Quindi ho detto, perché non andare a visitare anche il corner di Urban Outfitters? E infatti ho preso la mia bella scala mobile e mi sono fiondata. Si trova nella parte della Rinascente chiamata Annex, che è dedicata a tutti i brand più giovani e contemporanei. Vi consiglio veramente di farci un giro perché è interessantissimo. Io mi sono persa per 1 ora e mezza nel corner di Urban Outfitters, che tra l'altro non è neanche molto grande, ma sono andata a curiosare in tutti gli scaffali, a guardare tutti i prodottini per la casa, i vestiti e quant'altro, e ovviamente ho fatto un acquisto. Eccolo qua. Sì, è una mano in legno, non state avendo un'allucinazione. È una mano in legno che mi ha colpito e che utilizzerò come portanelli, anche perché in questo momento i miei anelli sono sparsi in una ciotola abbastanza in modo disordinato. Non lo so, è una cosa particolare, l'ho vista e l'ho acquistata. Ciao. Mi sembra più che evidente che a quel punto ero davvero ormai incapace di intendere e di volere, nonostante la pausa pranzo. Pensavo davvero di aver finito con i miei acquisti dopo la manina santa. Invece, scendendo le scale mobili e dirigendomi verso l'uscita, i miei occhietti, non più tanto vispi ma comunque attenti, sono caduti su una gonna, su un manichino, che tra l'altro nel mio vlog si vede perché mi ha proprio colpito, ed è forse l'acquisto che più amo di tutti quelli che ho fatto in quella giornata. E la gonna è questa. È in ecopelle, in questo colore azzurro carta da zucchero, reversibile, la parte interna infatti è in questo rosa beige molto delicato. Ha un taglio di quelli che io adoro, ovvero svasato, in più è asimmetrica, è più corta sul davanti e più lunga sul dietro, con questa grande zip sulla parte frontale. In realtà può essere portata in modi diversi, sia con la sfasatura laterale che più lunga dietro e più corta davanti, e come vi dicevo è anche reversibile. Il brand è Urban Code di Londra, 100% poliuretano. Vi dico la verità, l'ho pagata abbastanza, ma mi capita di rado di avere dei colpi di fulmine così improvvisi e così forti. Questa gonna mi ha davvero colpito tantissimo e anche dopo che l'ho misurata non ho potuto lasciarla a Milano nella sua casetta, ma ho dovuto portarla con me. Questo è l'ultimo dei miei acquisti milanesi. Come avrete notato mi sono lasciata un po' prendere la mano, ma d'altronde Milano per me è un po' come un negozio di caramelle per un bambino, non so resistere. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i miei acquisti vi abbiano ispirato. Se qualcuno dei prodotti vi ha colpito, vi ricordo che sul mio blog cercherò di mettere i link a tutti quelli disponibili online. Ok, direi che per oggi è tutto. Io vi auguro una splendida giornata. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Nel frattempo, un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Buongiorno a tutti, è lunedì mattina e oggi non lavoro. Così ho pensato di saltare su un treno e di farmi un giro a Milano. Sono da sola, anche se non da sola perché voi verrete con me. Siete pronti per una giornata a Milano? Allora andiamo! No.